Ragazzi, buongiorno a tutti, sono le 10 meno 5 e stiamo lasciando la camera. Scendiamo e chiamiamo un Grab. Speriamo che arrivi subito. Credo una mezz'ora, 40 minuti di essere al centro di Hanoi, dove abbiamo preso la prossima casa. Piano piano ci stiamo riprendendo dal fuso orario. Stanotte ci siamo addormentati alle 3, 4, 5. Abbiamo dormito. Non so neanche se ci siamo addormentati. Stavo editando alle 4 del mattino, vi dico solo questo. Che sarebbe state le 10 di sera a casa, quindi è normale. Siamo un po' così. Un po' sballati. Sì. Andiamo. Prima camera top, siamo stati benissimo. Grazie. 33 minuti, 23 km e siamo nel nuovo hotel. Paghiamo intorno ai 12 euro per 38 minuti, mi dice, non 33, scusate, ci vedo male, sono vecchietto. 38 minuti, 12 euro. In 30 minuti queste macchinette si ricaricano e possono fare anche 300 km. Si ferma 30 minuti e ne può fare altri 300. Fa parte di un'agenzia di tassisti. Si chiama Sagneram, lui lo chiama. Vedete? Sullo sfondo Hanoi, città metropoli pazzesca, è gigantesca. Adesso vi dico quante persone ci vivono. Ho cercato e sono 8 milioni gli abitanti che vivono qui. Caspita. Siamo sempre più al centro di Hanoi e inizia ad esserci davvero tanto traffico, molti gli scooter, anche macchine però, a differenza ad esempio di altri paesi asiatici come la Thailandia. Lì c'erano soprattutto scooter e qua invece tutti e due. È ancora più pericoloso per i motociclisti. Sono le 11, il check-in è alle 2 e nel frattempo mi mangio qualcosa in questi chioschetti. Per dir la verità questo non è pulitissimo, sono un po' rischiosi così, dice Rita. No, ma ha ragione. Un bel panino caldo, queste le chiamano le loro baguette perché c'è stata l'influenza francese, con carne, verdura e uova. Niente male, per neanche 3 euro. Ragazzi, ci siamo motorizzati, adesso andiamo a fare un giro perché il check-in è alle 2. Il panino comunque era buono, una baguette piccolina, niente male. Ho pagato neanche 3 euro in due, con Rita un caffè al cioccolato gigantesco. Adesso motorizzati siamo più tranquilli, possiamo iniziare a esplorare a noi. Tanti scooter in giro. Abbiamo parcheggiato lo scooter e facciamo due passi. C'è caldissimo oggi, da ciabattine, io sono in felpa e giubbottino, vabbè, in scooter si sta anche bene. Comunque siamo in un luogo di culto, non sappiamo bene cosa sia, come si chiamino, però c'è tanta gente che viene, lascia doni, soldi, prega. Ci troviamo nel tempio di Kinmengu. Si trova su un alto tumulo adiacente alla riva orientale del lago dell'Ovest. Il culto del bufalo dorato, che infatti è qua. Il culto del bufalo dorato è una delle caratteristiche culturali del popolo vietnamita. Secondo le credenze popolari, il bufalo non è solo un animale docile e fedele, strettamente associato al lavoro agricolo dei contadini vietnamiti, ma anche un animale sacro in grado di connettersi con gli dei, sopprimere gli spiriti maligni e proteggere la vita delle persone. Sembrano dei limoni giganteschi.
specie di arance. Enormi. Pompelli. Cosa ci farà con questo pollo? No? Sicuramente sono delle offerte, polli, frutta, di tutto, lo portano per gli dei probabilmente. È senz'altro un giorno di festa, anche perché abbiamo visto che tante attività locali, i ristoranti sono chiusi e infatti sono tutti qua a donare in questi templi. Donare fiori, frutta, cibo di tutti i generi, addirittura una gallina e tanti soldi. Ci sono questi come insalatieri, come dei vassoi pieni di soldi, pieni zeppi, vi faccio vedere se riesco. E qua poi bruciano tutto, anche soldi. No, finti però forse sono. Soldi finti. E bruciano i doni. Oggi in Vietnam è la festa, si celebra la giornata degli insegnanti ed è per questo che c'è tanta gente che porta doni ai templi e agli insegnanti. È una festa molto sentita e speciale, ecco perché c'è tutto questo movimento. Siamo di nuovo in scooter e alla ricerca di un distributore, non ne ho ancora visto uno e dobbiamo fare benzina assolutamente. Comunque è mezzogiorno e mezzo, un'ora e mezzo e possiamo fare il check-in nel nuovo hotel. Riposarci un attimo perché stanotte non abbiamo dormito, ve l'ho già detto, e credo che domani staremo già bene, stiamo iniziando a prendere il ritmo del nuovo orario. Qua grandissimi lavori, arriva il progresso, sbaraccano tutto. Sicuramente era come in fondo, vedete, vecchie case e qua adesso arrivano hotel, grandi palazzi. C'è caldissimo oggi, bisogna iniziare a spogliarsi. I prossimi giorni farà ancora più caldo. Abbiamo visto che arriveranno anche sino a 26-27 gradi. Io sono col giubbotto, scarpe e c'è caldo anche in scooter. Abbiamo trovato il distributore e siamo in fila. Guardate quanti scooter ci sono. Un traffico spaventoso. Ho attraversato un incrocio. Rita ha detto che lei non sarebbe mai uscita da lì. Fatto il pieno allo scooter, stavamo sbrodando 90.000 dong, sono 2,80 € forse, qualcosa del genere. Non ho calcolato a quant'è la benzina qua, per dir la verità, però 2,80 € il pieno, economica di sicuro. C'è veramente un traffico pazzesco, amici, veramente pazzesco, però dobbiamo contare che siamo nella capitale, ci sono 8 milioni di abitanti. È come quando eravamo ad esempio in Thailandia ed eravamo a Bangkok. C'è un disastro in giro. Siamo passati sicuramente in una zona residenziale, residenze dei politici, ultra militarizzata. Ci sono anche sicuramente il palazzo del governo e non mi hanno fatto neanche filmare. Dopo un giretto, le prime impressioni da noi in scooter, che è un puttanaio, ragazzi, però bellissimo.
Adesso saliamo all'1:30, speriamo che ci diano la camera. Stiamo prendendo possesso della camera. Lo scooter costa più della stanza. No, vabbè, non più, però costa 200 al giorno. Sarebbero circa 7 euro al giorno. Mentre invece l'hotel abbiamo pagato 1,7 milioni. 1,7 milioni sarebbero intorno ai 56 euro per 3 giorni, credo. Dopo lo facciamo. Ciao cara. Ciao. Questa è la nostra camera. Non è niente di speciale, sembrava più bella dalle foto, però dobbiamo stare solo 3 giorni, va bene. Sembrava bella. Sì, sembrava proprio bella. Questo è il panorama che abbiamo. Sono le 2 e adesso andiamo a mangiare. La camera non mi ricordo neanche se ve l'ho fatta vedere, ma niente di speciale. Sembrava più bella quando abbiamo visto le foto su Booking. Dobbiamo stare più attenti. Terzo piano, senza ascensore, non ci sono manco asciugamani per il viso, vabbè, glieli chiederemo, però ci aspettavamo qualcosa di più carino. Ragazzi, però 18 euro al giorno, 18 euro, ma dove dormi con 18 euro? Andiamo a pranzo, dopo vi faccio vedere la camera, una stanza e un bagno, piccolo. Guardate il barbiere, avete visto? Sedia in strada, lo specchio attaccato a un muro, il phone appeso al muro e ti fai i capelli così. Qua è pieno di ristoranti, adesso ne troviamo uno. Sono le 3 del pomeriggio e ci siamo appena seduti in un ristorante tipico vietnamita. Ci sono bei piatti, ho intravisto il menù. E anche il ristorante è abbastanza carino. Siamo nella strada principale, c'è un traffico mostruoso. Adesso ci godiamo un po' di cibo, c'è caldissimo. Domani in ciabattine esco, ragazzi, sicuro. Beh, vi faccio vedere un po' di piatti. Guardate che bei piatti assortiti, ma dentro, allora guardate, anche pasta, salmone, poi non tutto riconosco e capisco cosa sia, però questo 230.000, neanche 10 euro. Barbecue 285.000. È venuta una ragazza e ci fa mangiare fuori, molto bello. Abbiamo trovato un bellissimo ristorante, ci facciamo una bistecca al barbecue. Dopo vi facciamo vedere i piatti appena arrivano. All'aperto, al calduccio, quindi niente male. È bello, bellissimo. Vi faccio anche vedere il giardino che c'è qua, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. C'è una piantagione, una coltivazione pazzesca qua fuori, non so di che cosa sia, non riconosco le piante, però il locale è bello. Mentre venivamo in ristorante abbiamo anche trovato un ATM, abbiamo prelevato, fa ridere, abbiamo prelevato 5 milioni di dong vietnamiti. 5 milioni e abbiamo prelevato 164 euro. Adesso abbiamo ordinato anche un bicchiere di vino a testa e costa 120.000 dong, sono 3,91 euro a testa. Va benissimo perché sono vini argentini, vini ovviamente di importazione, ma se ordini un vino, un primitivo italiano, per una bottiglia ci vogliono anche 40-50 euro. Il vino è carissimo. E quindi Rita, salute, cin 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 cin. Questo è il mio piatto e sembra bellissimo. Assaggiamo. Ovviamente dividiamo perché questo è porco e il tuo è manzo. Io ti rubo subito una patatina. Vai Rita. Thank you, see you, thank you. Ragazzi, mangiato da Dio, speso non come negli street food, quindi 1,50 euro a testa, ma 15 euro a testa. Però abbiamo bevuto vino, abbiamo mangiato carne buona, quindi è andata alla grandissima. Adesso andiamo a riposarci mezz'ora. Abbiamo trovato un bel posto, dai, Sì. abbiamo mangiato bene. Bellissimo, ho mangiato benissimo.
Barberia seria ragazzi questa, top. Comunque questa è la stanza, non mi ricordo se ve l'avevo fatta vedere e ve la faccio vedere adesso. Stanzetta e bagno. Finito, niente di più, ma va benissimo. Sette e 44, riusciamo per raggiungere il quartiere vecchio, la città vecchia. In un quarto d'ora di scooter dovremmo essere lì. E c'è anche un bellissimo ponte illuminato, un ponte famoso, rosso. Andiamo a vedere. C'è un po' di traffico, per dir la verità, da noi. Città pazzesca ragazzi, 8 milioni di abitanti. Siamo a 1 chilometro da Old Town, la città vecchia di Hanoi. Bello qua, Qua c'è un lago con un ponte famosissimo, tutto illuminato di rosso. Andiamo a vederlo. Adesso ci troviamo nel lago che abbiamo qua a destra, vi facciamo vedere, si chiama Oan Kiem Lake. E invece c'è un tempio con un ponte illuminato di rosso che si chiama Angkok Son, ma dobbiamo capire dove si entra, forse dall'altra parte. Comunque il lago è gigantesco, è qua sulla destra, è enorme. Vedete il ponte di cui vi ho parlato porta ad un isolotto in mezzo al lago dove c'è un tempio che apre però domani mattina alle 7, ma noi volevamo vederla anche di notte proprio perché era illuminato. E poi volevamo passeggiare in questa parte vecchia della città di notte con le luci, quindi facciamo il giro del lago. Andiamo, bellissimo. Questo che ho appena filmato è l'ingresso per il tempio e qua vicino c'è anche la pagoda più alta di Hanoi, non so, del Vietnam, forse di Hanoi, però quello è bello vederla domani mattina, abbiamo tutto il tempo del mondo. Guardate che belli questi ristoranti, qua sopra ci sono le persone che mangiano in queste terrazze. Stiamo entrando in questo momento nella parte forse la più vecchia di Hanoi. Siamo appena entrati in un'agenzia turistica, un'agenzia di viaggi, perché vogliamo fare in futuro una crociera nella baia di Halong, che è una delle 7 meraviglie del mondo. Così ci siamo già fatti un'idea. Partendo da qui, venendoti a prendere in hotel una notte e 2 giorni in queste camere meravigliose, una crociera con colazioni incluse, cene incluse, escursioni incluse, costava $348 in 2, ma dovevate vedere che bella la camera, la stanza nella nave. Ve le farò vedere perché andremo a fare altri preventivi. Adesso volevamo capire noi in modo tale da iniziare a farci un'idea per poi poter fare un paragone.
comunque vi porteremo. Siamo adesso lontani dalla costa, noi è più sul centro della regione, dello stato del Vietnam, quindi quando ci avvicineremo più alla costa chiederemo altri preventivi e vedremo. Guardate i prezzi di certi giubbini, 10 euro ragazzi. Adesso non so anche degli zaini, tutto North Face, ovviamente saranno, però guarda che meraviglia questo zaino. Ci sono delle riproduzioni, questo addirittura in Gore-Tex c'è scritto, ed è probabile, questi chissà se potranno costare 10 euro anche questi, non ci credo, assurdo, assurdo. Qui i prezzi non ce n'è, Rita. 149. Ma chissà cosa vuol dire 159, mica sa 1 euro. Appunto, perché non è 159.000. Prezzi strepitosi, 20 euro, 25 euro un paio di scarpe Adidas molto belle, identiche alle originali. Che poi alle originali viene tutto da qua, proviene tutto da qua. Vi faccio vedere un modello. Hello. Guardate, le vedete queste? Queste costano tutte queste Adidas. Costano intorno ai 20-25 euro. Hello. Qua non si può neanche passeggiare dal casino che c'è, è stupendo. Ciao, la scimmietta. Ci siamo seduti a tavola, abbiamo scelto io un piatto combinato di verdure e pollo, e Rita invece ha preso dei, come si chiamano quelli che hai preso tu? Spring rolls. Spring roll. Comunque ha della verdura e poi dov'è? Volevo farvelo vedere quello che ha scelto Rita, ma non lo trovo più. Allora, sono qua, gli spring roll sono qua, forse no, allora sono qua. Quello neanche, allora lì non Eccoli c'è. qua, spring Ah, rolls. ok. È Rita una ha preso verdura. questi. 21 e 24, appena usciti dalla trincea. C'è davvero tanta gente in certi vicoletti, e qua nella parte storica è stupendo, musica, gente, birre, musica altissima, scooter che passano in mezzo, gente che mangia. È pazzesco, si creano degli ingorghi spaventosi. Adesso però 21 e 24 ceniamo anche noi. Vedete questi camioncini dietro di Rita? Adesso vanno via, si sono fermati, sono dell'esercito, comunque della polizia. Sono scesi, hanno ritirato tutti i tavolini e sedie che erano sopra, sequestrato tavolini e sedie che erano sopra i marciapiedi, e sequestrato anche, avete presente, tutti i menù con i leggio. Hanno sequestrato tutto, tolto tutto senza dire niente a nessuno, caricato tutto in questi furgoncini e portato via tutto. Ce la siamo cavata, abbiamo mangiato tutto e spendiamo 5 euro a testa. Siamo riusciti ad uscire da quel delirio, veramente un delirio queste vie. Anche qua c'è polizia dappertutto, a un certo punto chiudono tutto, portano via tutto, è stata strana quella dei tavolini.
Non è che hanno parlato col proprietario. Arrivati e gli hanno portato via tutto, tavoli, sedie e tutto. Sono con queste camionette qua dietro. Adesso stanno chiudendo una strada, non so perché. E adesso si rientra a casa. 3 euro ha voluto avere questo parcheggio. Era sorvegliato. No vabbè, già guardava. Oh, buonasera. Oh, buonasera. Adesso amici tisanetta e poi speriamo di dormire bene e sarà la prima notte normale. Siamo un po' sconvolti ancora, c'ho anche mal di gola. Aiuto, c'è freddo in scooter di notte. Ragazzi, ci vediamo domani per nuove escursioni, nuovi giri da noi. Nuovi orizzonti. Ciao ciao domani. A domani.